Ben ritrovati a Filo Rossonero, qui direttamente da Milanello insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo, buon pomeriggio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Carlo, è appena terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli e Fikayo Tomori pre-Milan-Newcastle, un atteggiamento diverso rispetto al post-gara di Inter-Milan da parte di Pioli. Sì, un atteggiamento molto intelligente, ha detto che avrebbe, a sapere che ci sono 500 milioni di tifosi, 800 milioni, quello che è, sarebbe andato tifoso per tifoso, non a chiedere scusa, a esprimergli anche il dolore di tutto l'ambiente rossonero per la prestazione e per la sconfitta. Ha detto chiaramente, ma sai, quando ci sono queste conferenze stampe a freddo, dopo un giorno, due, è ben diverso dalla Mm, tensione subito a caldo. del dopo. È chiaro che si possono dire delle cose, poi magari ci si pente, e quindi mi sembra che chiudiamo la questione del post conferenza stampa, che nella stagione 2023-2024 è la cosa che in assoluto conta meno, almeno per quello che mi riguarda. Contano i gol, le prestazioni, il Milan che migliora, il Milan che va davanti, il Milan che ormai parlano di un lotta Inter e Juventus, poi vai a vedere a quanti punti sei. Vorrei essere a 5 giornate dalla fine, a 2 punti dalla Juventus e a 3 dall'Inter. Me la gioco bello sereno, quindi però in questi casi bisogna fare un passo indietro, riposizionarsi, riprendere fiato. Tanto basta un pareggio di una delle due, ma a parte il fatto che l'Inter le vincerà fino alla fine del campionato, così, e mi sembra che ormai questo sia ormai il destino di questo campionato, e noi cercheremo di stare lì più vicino possibile a 3 punti, sperando che ne pareggi una. Tutto qua. Carlo, ma giocare subito, l'ha detto anche Pioli, è una fortuna. Sì, Per te è certo. una fortuna o pensi che sarebbero stati necessari più giorni? No, 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 in questi casi qua. Allora, in questi casi qui a livello psicologico, emotivo, è meglio giocarla subito. Sì, sono A d'accordo. livello razionale, magari stai calmo, stiamo calmi, rivediamo alcune situazioni. Cioè, ti viene voglia, io quando perdo a tennis o il mio cavallo perde vorrei correre domani, ma non si può. Certo. E non è che poi prendi la racchetta, se hai giocato male perché non giochi bene, sei corto e il giorno dopo non cambia nulla, sei sempre corto e giochi male. Magari dopo una settimana fai un paio di allenamenti, quindi anche lì razionalmente sarebbe magari meglio aspettare qualche giorno, ma emozionalmente c'è subito voglia di rivedere la palla, ritrovare gli schemi, ritrovare Mm. il filone di gioco. Carlo, ho letto un po' tante critiche sia a Leao, che sappiamo che quando non fa gol non fa assist, sempre, poi ha fatto anche gol al derby, però Certo, l'unica sappiamo che gioia. è sempre Cosa hanno già nell'occhio un detto? Che osservato le grandi speciale. partite le per... sì, Questo, e anche a Teo ho letto un po' di critiche, sei ma volevo d'accordo? chiedere a tutti quelli che dicono queste stupidate, queste sciocchezze, questi nonsense, questi bêtise, queste Dummheit, così l'ho detto in francese, in tedesco e in inglese, quindi tutti Tutte. capiscono, e in italiano. La fuga alla Gullit a Milan-Napoli era una partita amichevole o era una partita di Champions? No, chiedo. Il Champions League è eliminazione, quindi Ecco, voglio dire. o era amichevole? No, no, era proprio Non era un amichevole qui a ufficialissima, Solbiate e Arno, ecco. ufficialissima. Quindi, per cortesia, lasciamo dire. Adesso hanno ragione che dici tutte queste cose, ma noi le lasciamo dire. E io sono molto razionale. L'unica cosa, campo, vincere e dimenticarsi. Tanto tutti quelli poi ritorneranno dicendo che Leao meriterebbe il pallone d'oro e che Pioli è il più bravo di tutti. Lo sappiamo già, funziona così, e quindi non mi adombro. Ne parlavamo anche prima con i colleghi, Carlo. Ti aspetti qualche cambio di formazione? Più di un cambio? Solamente uno o due cambi domani sera? Bah, guarda, non è ancora detto. Non escludo che siano gli stessi delle 3 partite Mm, vittoriose del campionato. Non escludo che ci possa essere Chukwueze al posto di Pulisic, che non viene additato come il colpevole, quello che ha fatto sì. l'intercontinentale a livello di volo. Quindi non escludo che possa esserci Chukwueze, ma non escludo anche che giocano gli stessi. Sì, in effetti è stato un po' un osservato speciale anche Pulisic, no? Per il derby. Ma il Ti derby aspettavi di vederlo han così? giocato male. Tutti. Calabria sembrava la mossa geniale di fare partire lui, eccetera. E adesso gli hanno già detto tutti che ha preso meno pallone di Leao, che ha i piedi storti, che ha i piedi stupidi, eccetera, eccetera.
Non ha funzionato non ha funzionato nulla, e dopo un minuto Barella va contro Teo Hernandez senza commettere un grande fallo, però li hai visti subito lì per dire oh, e noi siamo qua, ecco, e manca sempre questo filo lì. Sì, ma anche speriamo tutti di ritrovarlo domani sera, perché comunque, Carlo, è un girone difficile. Sicuramente lo ritroveremo. Vincere domani sera è fondamentale. Ma sicuramente lo ritroveremo, basta i primi 5 minuti sono sempre nefasti nel derby, lì basta 5 minuti, una bella azione, un bel fraseggio e la gente ha dimenticato tutto. Mi auguro, domani c'è una cosa che voglio verificare e te lo dico sinceramente, come verrà accolto questo Pioli's on Fire. Mi incuriosisce molto. Anche a me, io spero che la musica che ci ricorda cose meravigliose non di 7 anni fa, della partita col Torino, siamo lì 20 giorni fa, rifaccia ritornare, tanto basta una bella vittoria e contro il Verona sarà ancora più un entusiasta più risonfare. Non lo so se basta una vittoria dopo il derby. Basta, perché a me quelli che dicono sì, vinciamo i prossimi 3 campionati, ma abbiamo perso 5 derby. Ripeto quello che ho detto prima in francese, in inglese, in tedesco, se no te lo ripeto ancora una volta. A me cosa interessa? A me interessa il traguardo finale. Cosa mi interessa aver perso il derby 5-1, 6-0 o 42-0? Quindi hai dubbi su come San Siro riaccoglierà Pioli? Perché finora, nonostante comunque le critiche anche dell'anno scorso, San Siro è spero che sia ancora così, sai, quella cosa lì, hanno pompato un po' il post partita. E poi ti ripeto, te lo dico ufficialmente, a me di perdere i 5 derby, se il Milan batte il Verona, batte la Lazio, batte il Cagliari, eccetera, non mi interessa che sia là. Chiaro che se il derby è un campanello d'allarme, cosa che non credo, beh, allora ci si pone i problemi. A me personalmente ho perso in casa, mi sembra, dal Sassuolo, abbiamo perso 5-2 dal Sassuolo. Cioè, sono tutte e due, perché è più vergognoso perdere 5-1 dall'Inter e 5-2 direi col Sassuolo. Ecco, poi però fa più un chino più male. Quindi a me personalmente, lo dico bello chiaro, a me di aver perso il 5-1, se io recupero non ho nessun tipo di problema. A me interessa il palo finale. Ultima cosa che ti chiedo, Carlo, proprio in flash, Sandro Tonali, come ti aspetti San Siro? È un motivo in più per essere tutti a San Siro, un grande applauso e ci auguriamo che giochi una grande partita, spero che il Milan vinca, ma che lui sia protagonista. Grazie Carlo, ci sentiamo dopo Milan-Newcastle a questo punto. Certo, un abbraccio a tutti.